Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Vergine, tendenze energetiche generali per la seconda metà di novembre. Abbiamo la luna, ragazzi. Può essere che sarà un periodo un po' nostalgico, un po' diciamo con la testa nel passato, un po' melanconico. Potrebbe esserci qualche ricordo che riaffiora dal passato, qualche anche dolore per qualcuno, qualche preoccupazione, diciamo così, che appunto rifiora dal passato. È anche una carta collegata al mondo dei sogni, quindi andiamo a vedere adesso con i tarocchi di cosa si tratta. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere, e per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Nel caso vogliate contattarmi, sempre in descrizione c'è la mia email, c'è anche qui e anche nelle info del canale. Queste sono letture generali, ragazzi, possono valere per il lavoro, per la famiglia, per gli amici, per le relazioni romantiche. Cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Se poi volete, ci sono già anche online le letture sul lavoro e sui single e trovate sempre tutto nelle playlist del canale, nell'oroscopo mensile. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia per voi. Vedo già un asso. Asso di spade. La sacerdotessa. La sacerdotessa è collegata, almeno io la sento molto collegata con la luna perché parla di tutto quello che è nascosto, dell'intuito. 9 di spade, re di bastoni, cavaliere di pentacoli, luna nuovamente, e 8 di bastoni. Ragazzi, qui con questo asso di spade si parla di una verità, di qualche cosa che viene a galla, di qualche cosa che viene detto, di un nuovo ordine mentale, che secondo me molti hanno già elaborato a ottobre, qualcuno no, è working in progress. Difatti abbiamo anche la sacerdotessa. La sacerdotessa è una carta che parla di qualcuno che riesce a vedere al di là delle cose, è colei che segue l'intuito. Potrebbe anche essere una figura alla quale vi rivolgerete nella terza settimana di novembre. Potrebbe essere una cartomante, una persona che legge le rune, la mano, piuttosto che un astrologo o un'astrologa. Potrebbe essere qualcuno che vi cura con, come si chiama? Con le erbe, quindi una naturopata, qualcuno che lavora con, diciamo, l'energia della donna, l'energia femminile. Quindi può essere l'energia della terra, per quello le erbe, i cristalli, o può essere l'energia della percezione, della canalizzazione, per quello che può essere una cartomante piuttosto che una sensitiva, insomma. Adesso poi andiamo a vedere con i mini tarocchi un po' meglio. E poi abbiamo questo 9 di spade. C'è qualche cosa che vi preoccupa ed è inerente al passato. Vi dico, la luna parla anche di paure che potrebbero ritornare a galla, eh. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dall'asso di spade. Abbiamo un fante di bastoni e un 10 di pentacoli. Come se ci fosse qualche cosa qui che non è ufficializzato, probabilmente con questo fante di bastoni, che per qualcuno può rappresentare un figlio, per qualcun altro magari rappresenta la persona di interesse o un collaboratore, però è come se qui ci fosse una verità da esprimere,
Può anche essere qualche cosa che sei venuto a sapere, eh? Tenete presente che l'asso di spade taglia e qui il 10 di pentacoli al contrario, parla comunque di una rottura di contratti. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Sette di coppe e 10 di bastoni. È come se cascassero le illusioni, ragazzi. Qui avete 2 10. Ho la sensazione che qualcuno si renderà conto di una determinata dinamica, di una determinata verità, sia che siate voi a scoprirlo, sia che ve lo dicano proprio. Questo è inizio lettura, quindi diciamo verso la terza settimana di novembre. Andiamo a vedere il 9 di spade. Abbiamo un 4 di coppe e un 2 di pentacoli. Qui siete preoccupati di un certo ciclo, una certa dinamica che potrebbe ripetersi o che state vedendo si sta ripetendo, cioè o potrebbe o effettivamente si sta ripetendo. È come se ci fossero dei pensieri ciclici, ragazzi, che non vi portano da nessuna parte. Siete talmente concentrati a guardare quello che non avete, quello che si è rotto, quello che è caduto, che non vi rendete conto che c'è ancora una coppa qua da poter raccogliere. Andiamo a vedere il re di bastoni. Otto di coppe e 9 di bastoni. Allora, ho la sensazione che questo re di bastoni, che potrebbe essere la stessa persona del fante, sia parecchio ferma sulle sue posizioni. È come se ci fosse un ciclo del passato che ritorna, voi lo vedete, vi disperate, però a un certo punto è come se c'è qualche cosa qui che blocca. Allora può essere o la persona in sé che è coinvolta in questa dinamica e quindi ha preso posizione all'interno, per esempio se fosse un capo, ok, voi vi rendete conto di una verità, la fate presente, il capo dice no, vabbè, ma è così, punto. E se fosse una persona, diciamo, a livello romantico o per qualcuno un padre, è un po' la stessa cosa, nel senso che è come se ci fosse una decisione che è stata presa e di lì non ci si sposta. E la sento come questa verità. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Scusate, il cavaliere. Chissà perché ho detto il 9 di pentacoli. Re di spade. E diavolo. Ho l'idea che ci siano delle regole, delle leggi, un certo modo di pensare, quindi proprio si parla di forme pensiero, che in un certo modo vi rendano insicuri. Ho come questa sensazione. Perché qui c'è un procedere molto 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 lento. C'è qualcosa con questo diavolo che vi blocca. Guardate, quando ci sono queste due carte insieme, soprattutto adesso in questo caso è girato al dritto, ma quando il re di spade è al contrario si parla proprio di manipolazione mentale. Non mi sento proprio di dirlo perché appunto il re è dritto, però sì che sento come una sensazione di dominio o vostra nei confronti della situazione o di questo re di bastoni nei confronti o vostri o della situazione. Come se ci fosse qualcuno che vuole in qualche modo per forza farvi passare di lì. Probabilmente per quello che avete la carta della luna. Ah, tra l'altro ce l'abbiamo anche qui, adesso la andiamo a vedere. C'è qualche paura, qualche questione che voi non vedete. È come se aveste solo un'idea parziale, una visione parziale della realtà. Andiamo a vederla. Allora, è un 4 di spade. E il sole.
tenete presente che Sole e Luna sono divino maschile e divino femminile, e qui è proprio, visto che c'è anche la Luna, è il lavorare sulle vostre percezioni, sulla vostra polarità positiva. Uomini o donne che siate, non importa. Si tratta di, come vi posso dire? Dare un ordine a quelle che sono le vostre percezioni, anche quelle che non vi piacciono, anche quando ci sono i dubbi, le paure, chiedervi da dove arriva la paura, perché qui ho come l'idea che c'è la paura di non riuscire ad espandersi, la paura di non riuscire a crescere, la paura di non mandare in porto questo progetto. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Guardate, io qua vi ho detto che il 10 di pentacoli potrebbe essere una rottura di contratti, ma potrebbe anche essere semplicemente qualche cosa che non è ancora regolarizzato. Sta di fatto che c'è un asso di spade, c'è un taglio, ma può anche essere appunto una verità che viene a galle, quindi un taglio degli equilibri precedenti, mettiamola così. Ed è per quello che il 10, che di solito rappresenta il completamento, che non è al dritto. Scusate, allora, torniamo al 8 di bastoni e quindi abbiamo la morte e un 4 di pentacoli. È come se ci fosse da staccarsi da un qualche tipo di attaccamento, da qualche tipo di anche soldo. Magari è l'illusione di fare soldi questo diavolo qui, no? Però non lo so, c'è tanta paura per quello che riguarda il modo in cui vi espanderete. Allora, un discorso è essere prudenti nel modo in cui si va avanti nella vita, in un progetto, in una relazione. Un discorso è andare avanti a tentoni perché si è ciechi, perché si ha paura. Qui ce l'avete la carta della cecità. È come un... Ecco, quello che sento qui è, con la carta della sacerdotessa, cercate di vedere al di là delle cose. Toglietevi dalle illusioni e dalla dualità, il giusto o sbagliato. È come se ci fosse un ciclo che si ripete, che vi dà da pensare, che è come se dicesse ok, ci risiamo. Magari la persona è diversa, ma la situazione è uguale. Vi dico, se la rigidità è da parte di questo, di questo re di bastoni, qui si tratta di prendere le cose piano piano, ok? Allora, qua ho l'idea che vi renderete conto che le cose così come sono non possono cambiare, non possono evolvere. Perché? Perché è un ciclo che si ripete. C'è una sorta di rigidità nella posizione di questa persona o di questa situazione. Quindi quello che vi dicono alla fine è di lavorare sul vostro modo di comunicare. C'è la morte, è una rigenerazione, che è anche un taglio però, Però è un po' come se vi dicessero rivalutate, rimodellate il vostro modo di comunicare, anche quello che comunicate, perché non è necessario che tutti sappiano sempre tutto, cioè certe cose ve le potete tenere anche per voi. E un'altra cosa che vi dicono, tagliate con, mi viene da dire, l'avidità, col fatto di pensare che avendo siete. Ve lo dico perché c'è un 4 di pentacoli che è una carta di attaccamento. Allora, andiamo a vedere ancora un oracolo per terminare la lettura. Questi sono rituali giornalieri. È come se fossero dei mantra, delle frasi che vi aiutano durante la giornata a mantenere una vibrazione positiva. Quindi sono come da ripetere, diciamo così. Allora, ve la lascio qui così riuscite a fare lo screenshot, ve lo potete mettere come salvaschermo per oggi. Carta numero 2, guardate, carta numero 2. Guida divina. E questa carta vi dice di ricordarvi che siete divinamente guidati.
E fateci caso, sul bastone ha un occhio, e il senso della sacerdotessa è proprio quello di vedere al di là della dualità, al di là dei due occhi, con il terzo occhio. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere con un like, con un commento, con la vostra iscrizione. Se avete piacere potete anche condividere il video e abbonarvi. Se avete problemi ad abbonarvi perché magari non si vede il tastino abbonati, allora potete comunque provare entrando in un video qualsiasi. Se non riuscite neanche così, può essere un problema o di aggiornamento di modello del telefono o di impostazioni. In quel caso lì vi consiglio di entrare sempre col vostro account da un altro telefono o direttamente dal computer si vede. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!